Ciao a tutti maker, bentornati qui nel mio laboratorio. Proprio oggi cade una ricorrenza particolare, ovvero è un anno esatto che ho caricato il mio primo video qui nel canale e con chi meglio di lui non possiamo andare a festeggiare questa ricorrenza, ovvero il protagonista del video, di quel primo video. E chi è? È lui, è il mio bassotto, Otello, l'avete appunto visto in quel video lì. È cresciuto, perché era cuccioletto quando ve l'ho fatto vedere la prima volta, adesso come potete vedere è cresciuto. E cosa siamo andati a fare l'altra volta? L'altra volta siamo andati a fare una scaletta per salire e scendere dal divano in sicurezza, appunto per lui. La potete vedere qui a lato, è un progetto che ha avuto un grandissimo successo per lui, che così adesso può salire e scendere dal divano quando e come vuole e soprattutto non rompe le scatole a me e a mia moglie per tirarlo su. Questo tra parentesi, ma se ti sei perso il video te lo lascio qui sopra tra le schede. Che cosa andremo a fare invece oggi dedicato a Otello? Andremo a fare un portaciotole. Sarà un portaciotole con lo stesso stile della scaletta, quindi un bicolore con legno di faggio sopra e un MDF verniciato di bianco sotto, e che sarà all'altezza giusta per lui. Vi ricordo, se voi, oppure ve lo dico se non lo sapete, che è molto importante per i cani avere le ciotole all'altezza giusta, perché digeriscono meglio e hanno meno problemi di stomaco quando mangiano. Quindi la faremo ad altezza sua. Ma un attimo, se sei un maker come noi e vuoi portare tutto ad un nuovo livello, beh, iscriviti qui sotto il canale che lo faremo insieme. Tornando a noi, il progetto sarà di una semplicità assoluta. Lo faremo con degli scarti che abbiamo qui in laboratorio e voi potete decidere il materiale che più vi piace, tanto il concetto e la struttura sono quelle. Utilizzeremo la dima per fare i cerchi che avete visto settimana scorsa. Se ti sei perso il video, sempre qui sopra tra le schede. Se voi invece non doveste avere la fresatrice a casa perché nel vostro parco utensili non ce l'avete, non disperate, potete benissimo farlo anche con un trapano avvitatore e un seghetto alternativo. Tanto il cerchio che andremo a creare per inserire le ciotole poi sarà coperto dal bordino in acciaio della ciotola stessa, quindi anche se non è perfetto lo potrete fare lo stesso. Ma senza perdere ulteriore tempo, vediamo la realizzazione. Ok, iniziamo subito la realizzazione. Come d'altronde per il progetto della scaletta, la parte superiore la ricaveremo da un listellare di faggio largo 19 mm, mentre la base la faremo con un MDF da 15 mm. Non dovrà portare alcun peso, quindi la struttura che faccio è ampiamente sovradimensionata rispetto a quello che deve svolgere, però lo faccio per una questione di estetica, per una questione di uniformità con la scaletta e perché è quello che avevo a casa, quindi non ho voluto andare a spendere tanti soldi. L'unica cosa, sono andato a prendere queste due ciotole dai cinesi e ho speso un paio di euro l'una, insomma. Andiamo allora adesso a sagomare tutte le parti, andiamo a tagliarle al banco sega, quindi ci tracciamo le linee e successivamente andiamo al taglio al banco sega. Ok, quindi in base alla dimensione delle mie ciotole, ma voi dovete prendere in base alle ciotole che fate voi, farò un piano di 40 cm di lunghezza e 20 cm di profondità. Quanto riguarda invece la parte della struttura, avremo appunto l'MDF da 15 mm e lo faremo due frontalini, quello davanti e quello dietro, che saranno più corti di 1 centimetro rispetto al bordo esterno. Quindi se qui abbiamo fatto 40, di qua dovremo fare 38. Quanto riguarda invece l'altezza, io ho calcolato che per Otello andrà bene un 6 cm di bordo più i 19 mm che abbiamo qui. E quindi queste le facciamo di 6 cm.
Bene, ora che abbiamo tutti i pezzi tagliati a misura, andiamo ad assemblare. Allora, come per il video della scaletta, non è un manufatto di pregio e quindi va benissimo il sistema di fissaggio qui fuori a tasca. È un sistema che è velocissimo, è amato dagli americani, noi qua europei un po' meno, ma per quello che deve fare va benissimo. Se non sapete come usarlo, vuol dire che vi siete persi il video tutorial su come appunto utilizzarlo. Ve lo lascio qui sopra tra le schede, mi raccomando andate a vederlo dopo. Allora, dobbiamo andare a unirli in questa maniera qui. E quindi i fori dovranno essere fatti in questi punti qua. Quindi togliamo via questi e andremo a fare i fori in questi 4 lati qua. Andiamo a posizionarci la nostra dima a misura, naturalmente io l'ho già settata, come vi dicevo appunto, vi spiegavo nel video, l'ho settata sia qua che la profondità della punta del trapano e andremo a fare 2 fori per lato e quindi andiamo. Ecco fatto. Adesso in modo analogo andremo ad avvitare la struttura sul nostro piano sempre coi fori a tasca e quindi andremo a creare sui lati lunghi invece in questo senso altri 2 fori a tasca per ogni listello, di quelli lunghi naturalmente. Ok, adesso che abbiamo fatto tutti i fori, mi raccomando i verso di questi, che non li mettiate uno dritto e uno rovescio, altrimenti dovete smontare tutto, e andiamo a fissare i 4 listelli che fanno da base. Non fissiamo quelli per il piano perché prima faremo i fori che andremo meglio. Allora, i primi fori li facciamo in modo agevole, dato che la struttura è smontata, e i secondi, quando andremo a inserire le viti qui sopra, ci avvarremo del nostro mandrino ad angolo. È comodissimo in questi casi quando non ci entrate con il trapano. Ve lo consiglio. Come sempre sapete che qui sotto in descrizione avete il link per accedere per trovare il link per acquistare tutta la mia attrezzatura e quindi se vi interessa andate a farvi un giro. Ok, avete visto? Struttura montata e più che solida. Adesso dovremo dedicarci a fare i fori qui. Allora, è giunto il momento di fare i fori qua. Come abbiamo visto settimana scorsa, partiamo facendo un foro con la punta da 4 per poi inserire il perno della dima. Andremo a fondo, non serve che andiamo fuori per fuori, ma solamente la profondità del perno che abbiamo fatto, quindi è qualche centimetro. Ok, ora possiamo iniziare a fare il foro.
Bene, siamo arrivati alla verniciatura. Allora, daremo, come vi dicevo, lo faremo bianca, laccata. Diamo prima 1-2 mani di primer, in modo che la vernice poi aderisca bene, e poi daremo 1-2, sempre dipende da quanto saranno coprenti le mani, di vernice bianca. La daremo con il rullino per dare un effetto più liscio, appunto cercheremo di fare una laccatura anche se una laccatura propria non è, mentre per la parte superiore daremo una vernice trasparente. Adesso so che la verniciatura è la parte più pallosa, si può dire pallosa, ve l'ho detto, e quindi ve lo risparmio. Vi mando alcune scene e ci vediamo direttamente dopo. Ci vediamo dopo. Ok, è finita la parte di asciugatura della vernice. Naturalmente io vi ho tagliato tutta la parte della verniciatura perché, come dicevo, è un po' noiosa da vedere soprattutto a video. Comunque il risultato è venuto molto bene, quindi sia il bianco sulla struttura che anche il trasparente satinato sulla parte superiore. E adesso non ci resta, come ultimissima cosa, andare a fissare la parte superiore con il corpo. Facendo cosa? Fissando 4 viti nei fori a tasca che avevamo creato in precedenza. E poi abbiamo finito. Bene makers, ed eccoci arrivati alla fine anche di questo video. Che dire, il progetto come sempre è riuscito alla grande, e finalmente Otello ha delle ciotole alla sua altezza e ci sta benissimo comunque con la scaletta fatta l'anno scorso, quindi stesso stile e stessi materiali. Che dire, progetto semplicissimo, poche lavorazioni e molto semplici. Se avete la dima giusta, veramente ci mettete mezz'ora a fare questo progetto, togliendo naturalmente i tempi di asciugatura della vernice. E per questo io vi incoraggio ad andare a vedere il video sulla costruzione della dima per fare i cerchi nel legno, che è il video di settimana scorsa. Se te lo sei perso, te lo lascio sempre qui sopra tra le schede. E sapete invece che se avete bisogno di altro materiale, qui sotto in descrizione trovate il link a tutta la mia attrezzatura, quindi compresa anche la dima per fare i fuori a tasca. Anche lì, se non sai come si usa, ti rilascio qui sopra tra le schede il video dedicato al tutorial per i fuori a tasca. Che altro dire? Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, che è sempre gradito, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e
attivate la campanellina per non perdere nessuno dei prossimi video. Scrivetemi qui sotto un commento se volete dei chiarimenti e io sarò felice di rispondervi. Che altro dire? Noi ci rivediamo al prossimo video, mentre Otello lo rivedrete nel prossimo progetto dedicato a lui. Ciao Maker!